come essere amici di Rascando el Mundo. Tenían razón, Bulgaria es como volver 5 años después de la Segunda Guerra Mondiale. Stiamo camminando, andiamo verso il villaggio. Abbiamo avuto un ragguaglio. È difficile in Bulgaria fare l'autostop. Uno si chiede come mai. Ci sono bulgari, non ce n'è più. Bulgari, dove siete andati? Ci siamo accampati e questa è la vista sul canyon. Siamo vicino al paesino che si chiama Ivanovo. Sono a Koshov in Bulgaria e sto andando in alcune chiese rupestri. In realtà sono chiese dove vivevano dei monaci dentro le grotte che vedete in questo canyon. Più di 200 monaci vivono in questi canyon. Case abbandonate come queste è pieno tutto il villaggio. Poi la natura è diversa ancora dalla Romania, è lasciata a se stessa. È tutto, ragazzi, abbandonato. Poi c'è questo eco trail e mi ha detto dietro dovrebbero esserci delle scale. Questo è il casottino in frantumi che mi diceva. Ho trovato, ragazzi, c'è questo mini sentiero che sale su di qua. Qua c'è tutta la parete. Le scale si arrampicano sulla parete, ragazzi, eccole lì. Continuo a salire. C'è la parete, lì ci sono già delle grotte. Qua qualcuno ha accampato sicuramente. È la grotta più grande. Incredibile. Guardate che roba, ragazzi. Che dava su tutta la vallata. A Ivanova hanno trovato anche delle pitture. Che qua qualcosa si intravede. Tutta questa parete era un'abside praticamente, si vede lì che c'è una specie di santo, ma sfortunatamente non è stato mantenuto troppo, ecco, è un po' crollato tutto. Torno verso Kashov, ho voluto farvi vedere prima la parte wild. Arrivando al paese capita di beccare i cani, ragazzi, il bastone è essenziale. Il bastone fa sempre comodo solamente per tenerli un po' più lontani, per avere quel 1,5 metri in più di spazio tra me e i loro denti, fondamentalmente. Sto entrando nel paesino di Koshov. Il vecchio pozzo, la roba. Paesino è stato praticamente si è svuotato, abbandonato piano piano e i pochi abitanti che ci vivono sono over 70. Casa sul cancello c'ha le persone che sono morte. Arrivo e fine del mio giro di Koshov. Penso che la torre sia la cosa un pochino più antica insieme a queste tombe. In Romania anche qua le tombe non mancano mai. Si sente che è proprio diventato un proprio fantasma con i suoi ex abitanti. Un carretto. L'abbandono è talmente evidente o poco evidente, cioè guardate, questa casa è stata completamente inglobata. Quello lì è il caminetto. Queste case così, addirittura murate. Se ve lo chiedete, sì, c'è un camping dove siamo noi, costa 2 euro a persona a notte. La vista dove sono partito stamattina per andare a vedere le grotte di Koshov. Siamo alla stazione di Ivanovo e aspettiamo il treno per Gorna Orajovica e da lì
Andiamo a Veliko Tarnovo. Qua c'è Elisa che se la ride. Se la ride perché in Bulgaria nessuno ride e quindi ride lei. Dal treno oggi al Pullman, grazie a Vania, e stiamo andando a Veliko Tarnovo col bus. Siamo a Veliko Tarnovo, andiamo a farci una passeggiata verso il castello, Eli. Ci sono tutti gli artigiani. Sì. Il telaio. Un po' di vecchie spullette post-sovietiche. Vi eravate spaventati, pensavano che entravamo. Sapete che noi queste cose non le facciamo mica. Che pensi di entrare in un castello, Eli? Ma va, dai. Avvicinando verso la casa che abbiamo trovato, la strada è abbastanza particolare. Sapete chi l'ha scelto questo posto? L'ha scelto Elisa. Questa è proprio una casa tipica bulgara. Cancello. Da notare, serratura moderna, un corridoio magazzino. Ci siamo, eccoci qua. Ta-da! Qui è tutto pieno di piante e specchi, incredibile. Un specchietto, e questa è la stanzetta, tipico Buco bulgaro. Buco bulgaro, aspetta che Sembra una casa di cartone, l'abbiamo noi. l'abbiamo chiamata la casa di cartone. Però abbiamo la vista. Questa è la vista. Vabbè, Ci ha trattato bene Veliko Tarnovo, è dai. molto particolare. È molto particolare. Buongiorno camperisti nomadi. Stiamo andando alla stazione di Veliko Tarnovo. Abbiamo attraversato una zona che è praticamente industriale post-apocalittica e ora stiamo arrivando alla stazione da non so che parte. La stazione si presenta abbastanza bellina. Noi arriviamo da un lato sconosciuto a quanto pare, però ci arriviamo. Abbiamo un treno oggi alle 2:30, solo 40 minuti e arriviamo in un posto in mezzo a un po' di natura. Stiamo un paio di giorni prima di spostarci definitivamente dalla Bulgaria. In questa Bulgaria non sa da fare, diciamo. Super, grazie. Arriva alle 14:49 e arriviamo a Baciochiro alle 15:24. È tragica questa Bulgaria. Sono una persona che gli piace un po' il sorriso, la gente che sorride, e non sto vivendo quella cosa lì e mi tira un bajón. Non so come hanno fatto, i nostri amici sono rimasti qua mesi. Che cazzo avete fatto? Dai, su. Ah, è che capisci perché poi la gente la gente scappa in Turchia perché magari. Senti, 10. Un caffè? Ci si tira su di morale, va? I biglietti te li ho dati a te. No. Pensa a te come sei. Perché penso che siano scontrini. Cosa vuoi, Eli? Coffee. Espresso? L'espresso va bene. Sembra di essere in un salotto. Altro posto in mezzo alle montagne. Per fortuna del Signore. Vai. Siamo arrivati alla nostra tappa di oggi, che è Baciochiro. E questa è in questa riserva naturale. Veramente siamo fuori dalla stazione, cioè l'unica strada è questa qua, in mezzo al bosco. Molto singolare, come
un'esperienza. Una bella location questa. Questa è la nostra postazione al camping Stirinava, in puro stile bulgaro. Nel suo folklore. E che folklore, qua abbiamo il fiume a lato. I casottini sono divertenti. I casottini sono molto belli e abbiamo questa super montagna davanti a noi. Il posto è sicuramente fresco e accogliente. Prezzo siamo sui 5 lev a persona, che vuol dire 2,50 € a testa. Неманички, гулями, латинец, Да. латинец, Sì, di Серем, grande, grande. гулям, Gulau. Сичко, Сичко. о, гуляму, E gulamo. гуляму, Sala comune. Quando si dice un camping allo stile bulgaro è così. C'hanno cucinotto. Cucinotto, 2 cucinetti. Faccio grande. per mangiare fuori. Mangiare fuori comodo. Essenziale, perfetto. Ma tutto. Questi sono i casottini. Barbecue, lì ci sono bagni. Questa è la casa di Katia, il casettino di Katia. Sì, Katia, la signora ha 72 anni e è Una è capa. splendida forma. Splendidissima forma. E questi sono questi bungalow che loro affittano e sono bellini, bellini di brutto. E quella è la nostra casina tendina. Eccola qua. Siamo al monastero di Drianovo. Questa struttura è bellezza. La struttura con tutti i carretti antichi, telai. Abbiamo fatto un giro un po' alternativo, abbiamo pensato di scendere dalla parte centrale. Sulla carta risulta semplice, ma in realtà è complicatissimo, perché si attraversano dei paesi molto piccoli, dove non ci sono collegamenti né con autobus né con i treni delle volte. Autostop veramente è quasi impossibile, non si fermano, cioè proprio non si fermano. Dobbiamo riuscire anche a incastrare delle destinazioni, delle pause, dove ci sia un campeggio magari che è un pochino più alle nostre tasche, per rimanere nel nostro budget giornaliero più che altro. Questo è il miglior campeggio della Bulgaria e questa signora è l'unica bulgara che ci ha sorriso. Grande Katia. Lasciamo il campeggio. Un po' ci dispiace, Katia. Ciao, arrivederci. Bravo! Bravo italiano. Super, perfetto. Супер. Всичко time. най-добро. Da. Пак, до година. Si ritorna, Ciao, good luck. ciao. Buona sorte. Alla stazione. È una stazione dimenticata. No, ci passa il treno, non è dimenticata. Solamente che hanno detto vediamo se si sistema da sole, stanno aspettando. Quindi oggi vi beccate un'altra giornata di viaggio tra treni, autobus e a piedi. Questa è la storia di questo. E mo come si sale qua? No, io non ce la faccio. Non sono pazzi, c'è uno scalino esagerato. Aiuto. Elisa ce l'ha fatta salire perché qua non ci sono gli scalini, qua ti devi arrampicare sul treno. Sono gli scalini. Cioè, è altissimo, ti devi proprio arrampicare sul treno. Ancora un'ora che siamo sopra il treno. Un paese in mano ai giovani. Stazione di Stara Zagora. Siamo arrivati in questo momento alla città dove si prenderà poi un autobus per andare a Scovo, la prossima destinazione. Anche questa è una cittadina piena di vita e di decoro. Questa Bulgaria. Edifici
frutti, c'è una roba proprio... Oh, ecco una bella stazione degli autobus come non si vedevano da un po'. Ho arrivato alle 3 del pomeriggio, ero a Moscova e mi sto facendo i biglietti. Poi devo cercare un cajero assolutamente perché non abbiamo Cash. cash. Davide è andato a cercare un bancomat per ritirare i soldi in contanti, ma naturalmente non ci sono e quindi dobbiamo assolutamente andare a prendere il pullman che sta partendo. E autobus preso. Sì, autobus, mini autobus. Mini autobus preso, ce l'abbiamo. Vai. Via. Ora un'oretta, sono 70 km. Credo che si sia sentita, no? Spero per voi. Non potete perdervela. Siamo arrivati a Shkovo. A Shkovo non c'erano i pullman che ci portavano fino qua e adesso capiamo il perché è veramente un posto molto isolato. E abbiamo fatto l'autostop e un signore ci ha accompagnato fino a qui. Siamo arrivati a questo campeggio di un inglese con moglie giapponese e è una meraviglia. Siamo a Alexandrovo e per stanotte dormiamo qua. Una super vista. Eravamo arrivati qua con un autostop di Boris. Abbiamo passato 2 giorni di tranquillità in questo angolo di Bulgaria che è veramente un paradiso. Ringraziamo Matt, Sky, è stato veramente 2 giorni che ci volevano. Oggi si cambia paese. Siamo diretti a Edirne in Turchia. Tra 1 ora e mezzo arriviamo. Viva viva! Siamo super felici. Abbiamo passato gli ultimi 2 giorni stupendi in Bulgaria, in questo campeggio di Alexandrovo. Persone meravigliose. Tutto vero. E adesso abbiamo questo piccolo minibus per